Ciao da Luci! Oggi insieme andremo a realizzare la stola della nostra Costi. Una bellissima stola fatta con un punto molto semplice che potrete utilizzare per la stola in questione oppure per copertine o utilizzare il punto per fare qualsiasi cosa voi vogliate, perché è un punto molto versatile e semplice anche per le principianti. Io oggi lo farò con questo filato che è un avanzo dallo scorso scaldacollo, e quindi faccio un campioncino del punto, ma vi darò tutte le misure e il quantitativo di filato e il filato utilizzato da Costanza per realizzare la stola. Quindi in descrizione troverete tutte le misure, le catenelle d'avvio e tutte le informazioni per realizzare una stola come la sua. Passiamo subito al procedimento. Il multiplo per la nostra stola è di 10 più 5. Partiamo caricando il filo sull'uncinetto e andando a lavorare sulla quarta catenella dallo stesso, quindi 1, 2, 3, 4. Entro in questa catenella e vado a fare quella che sarà la nostra seconda maglia alta, perché la prima è sostituita dalle catenelle. Sulla catenella a fianco vado a fare la nostra terza maglia alta in questo modo. Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare sulla quarta catenella, quindi ne salto 1, 2, 3 e sulla quarta catenella vado ad effettuare un ventaglietto composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Si aprirà molto la catenella, non vi preoccupate. Se necessario potete partire da una base di maglia bassa, tenendo presente il multiplo. Oppure possiamo tranquillamente in fase di rifinitura fare dopo un giro di maglia bassa per fermare il tutto. Ora carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2, 3 catenelle, sulla quarta andiamo a fare una maglia alta, sulla prossima un'altra maglia alta ed anche una su quella dopo. Quindi andiamo a creare un altro blocchetto da 3 maglie alte. Proseguiamo ripetendo quello che abbiamo fatto finora. Quindi carico il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 catenelle, sulla quarta vado a creare un altro ventaglietto, una maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. In questo modo. Proseguo col gruppo da 3. Saltiamo 3 catenelle, di nuovo caricando il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, sulle ultime 3 catenelle andiamo a fare le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Abbiamo così terminato il nostro primo giro e la cosa fantastica è che tutti i giri sono fatti nello stesso modo. Andiamo a fare il secondo giro insieme. Partiamo col secondo giro. Mi alzo con 2 catenelle. Io preferisco sempre fare in questo modo. Mi alzo con 2 catenelle, volto il mio lavoro e vado a fare sulla prima maglia alta sottostante una maglia alta. Non calcoleremo mai queste 2 catenelle come maglia, quindi la maglia finale sarà questa, le 2 catenelle faremo finta che non ci siano. Vado a creare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, in questo modo, fino ad ottenere 3 maglie alte sopra le 3 maglie alte sottostanti.
Carico il filo sull'uncinetto e al centro del ventaglio sottostante vado a fare un ventaglio con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 1 e 2. Ora mi sposto sulle 3 maglie alte lavorate sottostanti facendo 3 maglie alte su di esse. 1, 2 e 3. Nuovamente sopra al ventaglio facciamo un ventaglio. 1, 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. 1 e 2. Nuovamente sul prossimo blocco da 3 andiamo a fare un blocco da 3. Quindi 1, ops, 2 e la terza sulla seconda catenella di inizio giro. In questo caso avevamo iniziato con le catenelle, quindi andremo a lavorare sulle catenelle. Se invece iniziate come me con le 2 catenelle per alzare e la maglia alta, ovviamente finite sulla maglia alta, ma adesso vi faccio vedere perché andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Facciamo ancora un giro insieme, dopodiché direi che potrete andare avanti da sole perché è veramente semplicissimo. 2 catenelle per alzare, volto il mio lavoro, sulla prima maglia vado a fare la maglia alta, dopodiché una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, in questo modo. Senza nessunissima catenella di separazione mi sposto al centro del ventaglio con 1, 2 maglie alte, 2 catenelle, tiro il mio filo, ecco qua, e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Di nuovo 3 maglie alte sulle maglie alte sottostanti, 1, 2 e 3. Di nuovo ventaglio su ventaglio, 2 maglie alte, 2 catenelle e nuovamente 2 maglie alte, 1 e 2. Ci spostiamo sul prossimo blocco da 3 maglie alte e vi faccio vedere appunto come dovete fare. Quindi 1, 2. Vedete che qui ci sono le 2 catenelle e la maglia alta. Io vado proprio sotto la catenella della maglia alta, come fatto per le altre, in questo modo. Quindi sarà più facile individuarla e non vi creerà quel bruttissimo buchino laterale. Sapete che quando noi facciamo le 3 catenelle iniziali ci si crea sempre quel bruttissimo buchino. In questo modo non si creerà perché noi non andiamo a lavorare sulle catenelle finali ma proprio sulla maglia. Quindi procederete in questo modo per tutta la lavorazione. Io adesso mi alzo con 2 catenelle, volto il mio lavoro e semplicemente su quella maglia, quindi andrò sempre a lavorare sulla maglia e non sulle catenelle. Vado a creare, come vedete, il mio lavoro, il mio blocco da 3 sulle 3 maglie alte, ignorando le catenelle iniziali. In fase di rifinitura poi noi andremo proprio ad agganciarci qua in mezzo tra la maglia e le 2 catenelle, di modo da non avere neanche l'antistetico buchino in fase di rifinitura. Io vado avanti un pezzettino per farvi vedere bene il campione, dopodiché ci salutiamo perché la lavorazione è così. Vi farò vedere sicuramente come rifinire, ma la lavorazione è
questa. Io spero che questo punto vi piaccia come è piaciuto a me. Ora qui lo vedete lavorato molto largo, io ho scelto un filato ed un uncinetto molto grosso per farvi vedere bene il campione, ma lavorato come l'ha lavorato Costanza, con un filato adeguato al proprio uncinetto, la lavorazione viene molto più fitta. Infatti, come potete vedere in questa foto in alto, la lavorazione è molto più fitta e veramente molto bella. Secondo me, lavorato in tinta unita o anche uno sfumato come Costanza, si possono ottenere risultati veramente molto diversi tra loro, ma sempre molto graziosi. Io vado avanti un pezzettino e poi rifiniamo e ci salutiamo. Vedete, io qua ho fatto un po' di giri, lo appoggio sul tavolo perché si nota un po' di più il punto. Effettivamente questo punto non si fa notare tantissimo, è molto bello ma non si nota tantissimo. Quindi guardate, con questo filato naturalmente, però guardate che bell'effetto, vi fa questo effetto un po' zigzag. Ora io ho deciso che sono arrivata alla fine della mia stola e devo bordare. Ovviamente non voglio andare a togliere questo perché è molto bello questo effetto zigzag, quindi che cosa facciamo? Faccio una semplice catenella e mi sposto sul laterale della mia stola e vado a lavorare una maglia bassa sulla prima maglia alta, 2 maglie basse sulla seconda maglia alta, in questo modo. Di nuovo 1 sulla prossima, 2 su quella successiva. Allora, in questo caso io sto lavorando così, voi dovete calibrare a seconda della vostra mano. Se ritenete potete farne 2 ogni maglia oppure una come ho fatto io, oppure 1 e 2 alternando. Quindi qui ne ho fatte 2, qui ne faccio una, qui ne faccio 2 e qui ne faccio una. In questo modo, vedete, non vado a far sfarfallare il lavoro, però dovete un po' calibrare voi a seconda della vostra mano, per l'appunto. Arrivata sull'angolo, cosa faccio? Entro qui con una maglia bassa, quindi al di sotto della lavorazione con una maglia bassa, faccio 2 catenelle e vado a ripetere le 3 maglie alte, quindi una l'ho fatta nella prima, una vado sulla seconda. Se vi allarga troppo potete anche infilarvi tra le maglie, come faccio io, mi infilo tra le maglie in questo modo. Ora noi dobbiamo andare a fare il ventaglietto sotto al ventaglietto. Siccome si è aperto molto questo foro, io le maglie le vado a infilare proprio al centro del ventaglietto, quindi vedete qui non mi infilo qua dove c'è il foro, ma mi infilo qua proprio al centro del ventaglietto, così da chiudere il buchino. Quindi ne faccio la prima, faccio la seconda, faccio le 2 catenelle e di nuovo ne faccio altre 2, una e 2. In questo modo io sono andata a rifinire chiudendo anche il buchino. Ora il mio filato è molto grosso, potrebbe aprirvi tanto il foro. Con un filato più sottile il foro sarà più piccolo. Quindi vado a lavorare sulle prossime 3 maglie alte con 3 maglie alte. Una, 2, andiamo a lavorare proprio sulla catenella di inizio giro, e 3. Nuovamente carico e vado a infilarmi proprio non qua nel buco perché diventerebbe ancora più grande, ma qui. Se voi invece avete un buchino discreto, adesso vi faccio vedere come viene, se mi infilo nel foro. Quindi faccio le 2 catenelle e di nuovo. Intanto io ho nascosto anche la codina che poi andrò a tagliare, quindi vi faccio vedere la differenza. Se io faccio così, questo foro diventa molto grande. A voi potrebbe anche piacere e quindi le alternative sono o lavorare direttamente sul ventaglio, ma
sottosopra, oppure lavorare sulla catenella che nel frattempo si sarà un po' aperta. Io preferisco lavorare sul ventaglio. Vedete, carico il filo e invece di entrare in questo foro entro in mezzo al ventaglio, facendo un ventaglio ma girato, ribaltato. 2 catenelle e di nuovo all'interno del ventaglio vado a fare le mie altre 2 maglie alte in questo modo. Vedete, in questo modo io ho la stessa lavorazione da un lato e dall'altro, così che ora non si vede benissimo perché ho ancora attaccato l'uncinetto, però vedete è frastagliato sia da un lato che dall'altro, mentre lateralmente noi avremo il bordo con semplicissima maglia bassa per rifinire. Ora vado a fare le mie 3 maglie alte finali, 1, 2 e 3, infiliamoci bene nell'ultima perché era una catenella molto stretta, giro il lavoro in questo modo e vado a fare, vedete, proprio a fianco alla medesima maglia alta vado a fare una maglia bassa, 2 in quella sotto, 1 e 2, una nella prossima, 2 nella successiva, 1 e 2, una nella prossima, scusate, 2 nella successiva, stavo facendo una maglia alta, una sulla prossima e 2 sulla successiva. Sfilo il mio filo dall'uncinetto, taglio con le forbici ed ora con un ago tirafettuccia vado a chiudere il punto in questo modo. Quindi preso l'ago tirafettuccia, vado a creare, vedete, prendo una catenella, ci entro e vado a creare una catenella sostitutiva in questo modo, quindi torno indietro di una, faccio la catenellina sostitutiva, ho chiuso il punto ed ora vado a nascondermi tra le maglie per chiudere definitivamente la mia lavorazione. Andate un po' in questo senso, tornate un po' indietro e quando pensate di aver bloccato bene potete sfilare e tagliare il filo. Io andrò a tagliare anche questo sotto, che era quello che poi ho nascosto, ed ecco qua la nostra lavorazione. Come potete vedere, vedete, ecco, adesso la tiro un pochino, in fase di bloccaggio si sistemerà un pochino. Come potete vedere, guardate, è molto rifinita e è molto bellino il fatto che abbia le punte sopra e sotto. Ripeto, con questo filato forse non adattissimo per fare questo campione, non si vede tantissimo il punto, ma vi assicuro che è molto molto bello. Per questo tutorial ringrazio Costanza, la mia amica Costi, che è mia collaboratrice e ha fatto questa bellissima stola, quindi mi ha permesso di fare questo tutorial. Ringrazio Merceria Italia Artisan, che è sempre la mia fornitrice ufficiale di filati stupendi. Ringrazio tutte voi per essere state con me, vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao ciao da Luci, a presto!